Negli anni 60 la Yakuza aveva esteso il suo raggio d'azione al sud-est asiatico, favorendo il turismo sessuale e il traffico di droga. Negli anni successivi si espanse in Corea del Sud, Cina, Taiwan e nelle isole del Pacifico, in particolare alle Hawaii. Avvenne anche un cambio di immagine. Gli Yakuza si ispirarono ai criminali dei film americani e indossarono camicie e abiti scuri, cravatte bianche, occhiali neri e pettinatura a spazzola. Guidavano macchine straniere come le Cadillac e mostravano sogghigni beffardi. Il prototipo della banda emergente di allora era la Yamaguchi Gumi, comandata da Taoka Kuma Kazuo dal 1946, anno in cui succedette all'ultimo rappresentante della famiglia fondatrice Yamaguchi. A 17 anni, in preda all'ira, Kazuo aveva aggredito un uomo cavandogli gli occhi a mani nude, un'azione che divenne il suo marchio di fabbrica. Nel 1936 era entrato nella Yamaguchi Gumi e quando prese il potere cercò di espandersi in tutto il paese. I membri indossavano uniformi da combattimento e vestiti occidentali, usavano revolver e automatiche ed erano molto violenti, tanto che nel 1963 condussero una sparatoria di 4 ore in pieno giorno nella città di Matsuyama. Ciò spinse le autorità a nuove retate su vasta scala, venne reintrodotto il regolamento antidelinquenza, furono aggiunte le aggravanti per lesioni da arma da fuoco e da taglio e fu inasprita la legge contro il gioco d'azzardo. Le bande risposero riunendosi in sindacati sempre più grandi come la Kanto Kai, l'intesa guidata dal Bakuto Kakuji Nagawa, nata nel 1964 che raccolse le bande dell'area di Tokyo. Negli anni 70 le Hawaii funsero da testa di ponte per le Americhe, tanto che nel 1978 venne indetta la prima conferenza tra Stati Uniti e Giappone per discutere il problema del contrabbando dei narcotici, i cui principali trafficanti erano i sindacati criminali nipponici. I primi seri problemi arrivarono negli anni 80 con un nuovo cambio generazionale. Nel 1981 Kazuo era morto, gettando la Yamaguchi Gumi in quasi un decennio di lotte intestine. In questa fase le Boryokudan si erano introdotte nel settore delle proprietà immobiliari. I Keizai Yakuza erano criminali che si insinuarono nella finanza con gli Interi Yakuza, persone istruite che ormai affiancavano i sicari professionisti. Nacquero nuovi interessi in Europa e gli affari nelle Americhe si allargarono. Ciò portò nel 1983 alla creazione di una commissione d'inchiesta sul crimine organizzato negli Stati Uniti durante la presidenza Reagan. La crescente spirale di violenza interna dovuta alle lotte di potere scatenò tuttavia indignazione nell'opinione pubblica perché spesso i civili rimanevano feriti nelle faide. Nel 1989 ci fu la prima protesta popolare contro la malavita Yakuza. 2 anni dopo prese vita il Botaiho, il provvedimento legge contro le Boryokudan, in cui restava ignorato il reato di associazione ma venivano forniti nuovi strumenti di repressione alle forze dell'ordine. Il provvedimento includeva la creazione di una commissione nazionale di pubblica sicurezza che coordinava dei distaccamenti prefetturali. I membri, insieme alle forze di polizia, fornirono consulenze alle aziende su come affrontare ricatti, intimidazioni e violenze. In parallelo veniva garantito un sostegno ai pentiti che includeva un processo di reinserimento. Molte Boryokudan presero contromisure per evitare sequestri, eliminando le targhe dalle sedi e sospendendo l'assemblea mensile dei vertici. A settembre del 1991 la Yamaguchi Gumi si era data nuove linee guida. I sottogruppi della banda si registrarono come imprese commerciali o istituzioni religiose, fu sconsigliato lo sconfinamento e vennero predilette le multe al posto dell'amputazione del mignolo come punizione per evitare facili riconoscimenti. Nel triennio successivo ci fu un'impennata di arresti, risultavano diminuiti i crimini legati alle attività tradizionali mentre aumentavano quelli finanziari. Molti Yakuza denunciarono il provvedimento come anticostituzionale perché a loro dire ledeva la libertà di associazione e discriminava i cittadini in base al lavoro svolto. La Yakuza tornò ad occultarsi e i suoi membri alle udienze cercarono di fornire una nuova immagine, non organizzazioni criminali ma gruppi che si ispiravano a nobili ideali per il bene del paese. Per assurdo, nelle manifestazioni degli anni 90 si potevano osservare Yakuza che sfilavano insieme ai rivoluzionari di sinistra o alle vittime di AIDS. Partecipare agli eventi dei gruppi che si percepivano come discriminati era strumentale alla Yakuza per ridefinirsi a livello pubblico. Così, a seguito dei terremoti di Kobe nel 1995 e di Fukushima nel 2011, le bande fecero il possibile per portare soccorso ai feriti fornendo beni di prima necessità, salvo poi cercare di inserirsi nel sistema degli appalti pubblici per la ricostruzione.
Un nuovo colpo giunse nel 1998 con il pacchetto di leggi denominato Sotaiho, approvato nonostante i forti contrasti con l'opposizione e le discordie nella maggioranza. Vennero previste norme per la protezione dei testimoni, un inasprimento delle pene legate al crimine organizzato e vennero introdotte nuove regole per le intercettazioni. Nei primi anni 2000 le forze di polizia rilasciarono informazioni al pubblico sui membri della Yakuza e sulle aziende collegate ad essa per favorire la stigmatizzazione del fenomeno. Vennero introdotte nuove norme sulle armi da fuoco che includevano un maggiore margine d'azione per la polizia. I membri delle Boryokudan cercarono di ripulirsi con protesi alle dita o trapianti e con la cancellazione chirurgica dei tatuaggi. Le operazioni erano costose, per cui le autorità cercarono di venire incontro ai pentiti in cambio di informazioni. Ciò nonostante, le indagini mostravano che la maggior parte degli arrestati si dichiarava ancora fedele ai vertici delle bande. Il problema della Yakuza è di altra natura però. Dal 1963 si assiste ad un costante calo degli affiliati ventenni e ad un aumento degli ultra quarantenni, un processo più rapido rispetto al generale invecchiamento della popolazione giapponese. Inoltre i giovani sono meno inclini di un tempo a entrare nelle bande, tanto che le adesioni sono passate dal picco del 1963 con 184.000 individui agli 11.400 membri effettivi del 2022. Non è comunque da escludere che il fenomeno sia in parte sommerso, soprattutto alla luce della legislazione in materia degli ultimi 30 anni. La moderna Yakuza è molto diversa al suo interno e non costituisce un'organizzazione unitaria. Per le proprie cerimonie alcune bande si identificano nei rituali Tekiya, altre in quelli Bakuto. La Yakuza prosegue anche la tradizione del Mon, il blasone che veniva impiegato un tempo dai nobili e dai samurai e che fino a poco tempo fa veniva mostrato pubblicamente nei loghi sul bestiario. Ma dei loro ritualismi, del significato dietro i loro tatuaggi e molto altro ancora, parleremo nel prossimo episodio di Storytelling, il mese prossimo qui su Alkill.